Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, andiamo a fare le consuete previsioni energetiche settimanali del nostro divino maschile e il nostro divino femminile, rispettivamente consacrati il nostro lui e la nostra lei. Lui azione nel mondo, manifestazione, lei ricezione, archetipi che coesistono all'interno di noi e che dobbiamo sentire all'interno di noi quali proprio dei modelli di riferimento a cui anelare, perché le energie che noi leggiamo sono ciò che la nostra anima anela di fare nella manifestazione della realtà 3D per portare consapevolmente il pianeta Terra su frequenze sempre più elevate, ok? Allora, ragazze mie, noi abbiamo tra il 22 e il 23 febbraio avremo un'ondata energetica inverosimile. Cioè, tutti i transiti astrologici ci parlano proprio di questo e sono a favore dello svuotamento karmico collettivo. E ciò genera un'accelerazione inesorabile, ok? E inarrestabile. È come se fosse una vera e propria chiamata dello spirito a sentirsi totalmente nella propria missione di essere luminoso, costruttore di questo nuovo tempo. In queste giornate, no, anche fino al 20 marzo, ragazze, saremo spinti fortemente verso la nostra realizzazione, la realizzazione dell'essere. L'universo sta chiamando il cambiamento. Siamo sollecitati senza sosta. Le energie che si muovono e rompono gli schemi, e come vi ho già detto la settimana scorsa e anche quelle precedenti, ci sono molte tensioni psichiche e fisiche, come anche forti dolori fisici, alla testa, io personalmente alla testa, come se fossero proprio delle lame all'interno della testa, perché? Perché la luce dei nuovi codici sta spaccando il seme che già era impiantato in noi, ok? E da cui sta uscendo il germoglio, ok? La luce è proprio ciò che alimenta quel seme che si sta spaccando in noi e fa uscire il germoglio. Il vecchio schema non è più tollerato dal cosmo e non ce lo farà, e ce lo farà cambiare. Cioè, che lo vogliamo oppure no. O ci acclimatiamo a questo flusso, altrimenti va sempre più forte e doloroso. Quindi, come supporto, io vi dico sempre a questo proprio passaggio dimensionale. Allora, abbiamo parlato dello straordinario strumento che il creatore ci ha dato a disposizione per far fluire l'energia densa, le lacrime. Approfittare quando arrivano, utilizzarle proprio nella serie, se mi sta arrivando una commozione, un pianto, oppure sto male, ne approfitto, proprio così. Cioè gli strumenti che abbiamo a disposizione sono questi, approfittare quando arrivano e lasciarli fluire, perché eliminano autonomamente l'energia densa, vecchia. Utilizzare un innesco esterno proprio per piangere, come personalmente sperimento. C'è un innesco esterno, boom, ok, ne approfitto e so che sta ripulendo, ok? In questo processo, ragazze mie, la natura, madre terra è fondamentale. A piedi nudi sulla terra, un giardino, un bosco, una spiaggia, un prato, a piedi nudi sulla terra, ok? Radicamento, per sostenere l'energia e la trasmutazione. Un altro esercizio che vi do, oltre a quello delle lacrime, far fluire natura, sui pensieri, ok? Attenzione ai pensieri, bisogna monitorare i nostri pensieri. Siccome i pensieri che pensiamo non siamo noi a pensarli, il pensiero giunge d'improvviso e non sai che pensiero avrai il secondo dopo, perché giunge all'improvviso, ok? Non sono tuoi quei pensieri. Tu sei pensata dai tuoi pensieri, non sei tu che pensi i tuoi pensieri. Quindi monitorare quei pensieri che fanno parte tutti del sistema astrale, non sono tuoi condizionamenti, egregore, ok? Allora, focus, addestramento, concentrarsi su un oggetto, fare questo esercizio tutti i giorni. Ma bastano 10 minuti se ce la fate, perché non è facile concentrarsi su un oggetto.
Un oggetto, se è un oggetto naturale ancora meglio, ma può essere anche la luce di una candela. Concentrarsi lì fissi su un oggetto, su questa luce della candela, guardare la luce della candela, ogni volta che arriva un pensiero spostarlo e rimanere sul focus della candela, spostarlo e rimanere sul focus, ok? Sono tutti addestramenti della concentrazione, lì tu stai pensando, cioè lì tu stai focalizzando il pensiero, sei tu che addestri la tua personalità, tua anima. Va bene? Questi esercizi sono esercizi fondamentali che vengono insegnati nelle grandi scuole esoteriche per addestrare il pensiero. Ok, quindi quando la mente sta vagando, non fate vagare la mente, non fate vagare la mente perché quando la lasciate vagare troppo, cioè quando la lasciate vagare, venite risucchiati l'energia dell'egregore intorno a voi. Non sono pensieri vostri, paure, tutte quelle cose, non sono vostre. Addestrate il pensiero in questo modo, per favore. Cioè, è proprio un addestramento, è un lavoro, va bene? Ok. Quindi, se voi ci fate caso, quando poi fate questa cosa, fisso l'immagine, scusami, fisso l'attenzione su una candela o fisso l'attenzione su un ramoscello di rosmarino, ok? Ok, fisso l'attenzione su un ramoscello di rosmarino, ecco. Vedete che a un certo punto tutto quello che stavate pensando non c'è più. Ok? E questo alimenta il vostro addestramento, va bene? Ok, ma lasciamo vedere qua, gli ho creato il giardinetto a lui, a lei, non sia mai se la possano prendere, ecco. Quindi, questo, ok? Ora, ehm, allora, in questo tratto di tempo, in questo momento di transizione epocale, entrate, quando soprattutto, no? Arrivano le lacrime, eccetera. Entrate adesso in ciò che ancora vi fa paura. Entrate là dentro, entrate in quell'emozione senza esitare e vivetevela tutta quella paura. Vivetevela quella paura. Non fate, no, 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 mi sta arrivando questo pensiero, non ho paura di questo. No, sbagliato, entra là dentro. Dopo fai fluire le lacrime, entra là dentro. Per concluderla, per finirla. Altrimenti continua a seguirti come un'ombra e non c'è più tempo perché le energie accelerano, ok? Ora, ehm, concetti chiave di vecchia dimensione che si stanno completamente debellando. Quali sono? Tutto ciò che ha a che fare con interessi personali da riequilibrare, ossia ego, piccolo ego, ok? Che deve essere addestrato al grande ego, alla personalità, va bene? Quindi le cose che vi do da fare, questi esercizi, sono propedeutici e funzionali a questo. Quali sono i concetti chiave della vecchia dimensione che si stanno debellando? Che non c'è più tempo, non c'è più tempo. E chi li detiene sta ancora più male. Allora, avidità, desiderio di potere, vanità, orgoglio, ossia quelle attitudini che mettono l'uomo al di sopra di un altro uomo, l'uomo al di sopra degli altri. Queste attitudini arrivano perché arrivano? Perché arrivano dal dolore di un riscatto, ossia provengono dalla necessità di un riscatto generato da un dolore subito, ok? Che è stato comunque richiesto dalla vostra anima, cioè fare l'esperienza di questo tipo di dinamiche, affinché sperimentaste la polarità, la dualità dell'esperienza terrena. Dovete sapere, ragazzi, che non esistono gli errori. Cioè, l'errore, sbagliando si impara, diceva mia nonna, no? Ma il senso qual è? Che nella dualità dell'esperienza terrena non esistono gli errori. Gli errori, cioè, un bambino per andare in bicicletta deve cadere tante volte, va bene? Io personalmente ehm, ritengo l'errore, cioè ritengo che si è in errore quando non si è presenti quando si fa una determinata cosa, cioè quando si reagisce, non si agisce, perché il vero mago agisce, non reagisce a quello che gli arriva dall'esterno. La via che bisogna seguire, come vi spiego sempre, anche quando abbiamo parlato di Kabbala, dell'albero della vita, è la via mediana, la via del centro, no? L'albero della vita Yin e Yang, fare l'esperienza di entrambe le polarità e poi seguire la via mediana, cioè un po' di uno e un po' dell'altro. Dopo che si è fatta l'esperienza
estrema di uno, estrema dell'altro. Quindi la via che bisogna seguire una volta sperimentate abbastanza esperienze di un polo e dell'altro polo, aventi come denominatore comune queste istanze, le attitudini che abbiamo appena citato, cioè avidità, desiderio di potere, vanità, orgoglio, eccetera, la via che bisogna seguire, la rettitudine, è la via mediana, ossia camminare al centro delle due polarità. Guarda, vi faccio vedere, ve lo ricordate l'albero della vita, no? Allora, queste abbiamo le carte dei 72 angeli. Questo è l'albero della vita, d'accordo? Ok. Allora, polarità maschile, polarità femminile. Qual è la via mediana? Quella al centro, la via della compassione, un po' di uno e un po' dell'altro, dopo che si sono fatte abbastanza esperienze da una parte e dall'altra. Ok? Quindi, quindi la compassione, la via mediana, ossia entro nel mio pathos, entro nel pathos dell'altro e scelgo di utilizzare un po' di una forza e un po' dell'altra. Quindi le parole chiave in questo momento, alla base di tutto, sono responsabilità, altruismo, persistenza, pazienza e fiducia. Che cosa dobbiamo fare in questo periodo? Dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo fare quotidianamente con le nostre capacità e con quello che abbiamo a disposizione in quel momento. Perché quello che abbiamo a disposizione in quel momento è ciò che la tua anima ha chiesto di avere in quel momento per fare la tua esperienza personalissima di vita. Quindi, ricapitoliamo, fare il massimo di quello che possiamo fare quotidianamente, con le nostre capacità, con quello che abbiamo a disposizione in quel momento, finché il nostro destino non si rivela. Come sappiamo ormai, no? Da un anno, questo canale è improntato all'evoluzione personale e a supportare la creazione del vostro nuovo sé. E lo facciamo insieme, lo facciamo attraverso il lavoro di integrazione dei nostri aspetti in ombra, che l'altro fuori da noi, il partner, il figlio, la moglie, il marito, l'altro fuori di noi ci rimanda quelle ombre lì. Ogni persona che arriva nella nostra vita ha uno scopo ben preciso, dalle sfumature diverse. Ma tutte le persone, dico tutte le persone, hanno lo stesso ruolo, ossia farci sperimentare i vari aspetti della dualità umana, affinché noi attraverso l'esperienza e la conoscenza che ci arriva attraverso l'esperienza possiamo ricondurci all'unità, cioè tutto uno, due polarità della stessa medaglia. Quindi questo ci porta ad elevarci dirigendoci sempre di più sulla via di mezzo, come dicevamo poc'anzi, descritta dai cabalisti nell'albero della vita. Quindi l'altro fuori da noi è uno strumento di evoluzione in questo pianeta scuola. I contenuti su questo canale, come sapete benissimo, dunque sono improntati al risveglio della coscienza grazie all'unica arma possibile, che è quella della conoscenza di se stessi attraverso le grandi leggi dell'universo e attraverso l'interazione con l'altro che ci dà la conoscenza di noi. E appunto il senso è che la vera felicità richiede una grandissima responsabilità, quella di assumere il controllo della propria vita, quella di assumersi appunto la responsabilità della creazione della propria vita e non delegare nulla all'esterno. Quella si chiama deresponsabilizzazione. Per esempio, in questo canale io sono un venditore di semi di fiori o di alberi. Io vendo determinate specie di fiori, di alberi, ok. Tu vuoi un seme, a te ti piace il seme del Bougainville o il seme di, che ne so, di un albero di fico, non lo so, il seme di rose rosse, oppure, ok, vabbè, ci sono tutti i semi. Tu lo prendi il seme e poi te lo devi coltivare quel seme, devi innaffiarlo. Devi prenderti cura, devi essere responsabile della tua creazione. E chiudo.
Quindi, ragazze mie, stiamo facendo un lavoro straordinario. Io vi ringrazio tantissimo, veramente tantissimo per le centinaia di mail che in settimana mi arrivano a cui non riesco a far fronte. Quindi devo dedicarmi al canale e a supportare quante più persone possibile nella misura in cui parlo della mia esperienza di vita comprovata dalle grandi leggi dell'universo e viceversa. Quindi non riesco a rispondere assolutamente a tutte, ma ci arriveremo a tutte. Quindi se passa un mese e mezzo, due, non ho risposto, è proprio perché ragazze non riesco a far fronte a tutte. Siamo veramente tantissime, siamo tantissime, io vi leggo, ci sosteniamo tutte con la forza della conoscenza, della fede e della sorellanza e fratellanza. Ok? I maestri sono ormai definitivamente all'interno di noi, in ogni nostro passo, chiunque abbia sentito il risveglio li sente addosso e quindi adesso siete voi maestri, ok? Quindi ragazzi miei, detto questo, partiamo subito e vediamo dal 21 al 28 febbraio quali sono i dettami che i nostri angeli e maestri ci vogliono dare a supporto della grande evoluzione del pianeta Terra, di cui noi siamo costruttori, sostenitori e costruttori. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo subito a vedere il nostro divino maschile, divino femminile, il nostro lui e la nostra lei. Vediamo un po' quali sono i dettami. I segni zodiacali anche questa volta li abbiamo fatti separatamente. Ripeto, non so se riuscirò a farli sempre, probabilmente ripasseremo le 3 varianti perché è veramente tanto il lavoro, io faccio l'impossibile, voi lo sapete. Allora, vediamo quali sono i dettami di questa settimana. Allora, lui, lei, Osho Zen, vediamo che fa il nostro ragazzone, la nostra ragazzona. Allora, poi ci mettiamo una carta di Sefirion, poi ci mettiamo un'altra carta di Sefirion con Angelion, il nostro divino maschile e divino femminile, qual è il progetto verso cui vanno incontro in questa settimana, vediamo. Allora, allora qua ci mettiamo l'arcano maggiore. Poi la porta che si apre in questa settimana. Vediamo.
l'angelo. Qual è l'archetipo? No, 2000, sì, ho capito che ci sono tutti, però. Allora. Ok. Inizia a non avere più spazio sul tavolo. Ecco. Ok, si vede. Mannaggia, ecco. Allora, Angelo, poi chi ci mettiamo? Altro ragazze, ora lo mettiamo dopo, no? Gli altri, vabbè, per me va bene così. Ok. Allora, andiamo a vedere qual è, rispettivamente, ragazze mie, questo video lo possono vedere tutti, ok? Queste sono le nostre azioni nel mondo, questo è ciò che riceviamo di intuito. Poi andiamo a mettere come esperienza nella realtà 3D quello che noi riceviamo dal mondo attraverso la persona che ci interessa è qui, quella persona ci interessa è qui, questo siamo noi, ma sono energie che coesistono dentro di noi. Spesso questa energia è più preponderante, lo yang in noi rispetto alla nostra persona specifica che può essere più yin, ok? Quindi dovete farvi ispirare quando ascoltate questo video, ispirare, ok? Dei grandi archetipi, va bene? Allora, andiamo a vedere come sta messo quindi il nostro lui. È pronto, eccolo, il bersagliere, eccolo, è pronto, è pronto. Quindi questa carta ci dice che è pronto a partire per qualcosa, è pronto a manifestare qualcosa. Abbiamo visto nelle settimane precedenti tutto l'escalation emotivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ho letto anche molte di voi che vanno a vedere anche gli altri lui-lei delle settimane precedenti. Questo è un ottimo esercizio per farci vedere proprio il quadro, una linea, un filo che conduce tutto l'evoluzione della fiamma quando scende sulla terra e quindi ci arrivano ancora altre intuizioni importanti. Quindi è pronto a manifestare qualcosa, è pronto. Ok, diamo lo Shozen. Possibilità e sta valutando quali possibilità ci sono, quindi è pronto a valutare altre possibilità, è pronto a valutare delle possibilità nuove perché qua abbiamo un'aquila che si erge al di sopra del mondo circostante in modo tale che può vedere le cose d'insieme e valutare che ci sono più possibilità rispetto a quello che non aveva visto magari prima. Quindi ci sono delle possibilità. Vediamo qual è l'attitudine di Sefirion. Fondamento, sguardo interiore, la tua è sapienza, i tuoi sogni sono realistici, lasciati ispirare, procedi. Allora, questo magnifico dipinto di Rita Minelli su queste carte ci dice che lui è pronto perché vede delle possibilità che prima non vedeva, perché quello che sente adesso rispetto ai suoi sogni che ha da realizzare sono veri, perché si è elevato ha una vista più grande e adesso capisce che tutto ciò che lui sta sognando è possibile ed è reale. Procedi, pronto, ed è pronto a manifestare quello che vuole. Ok, andiamo a vedere lei. Quanto amo questa carta, ragazze, benedette, benedette. Allora, questa carta è meravigliosa perché ti dice che sei benedetta dallo spirito, intuizioni che ti arrivano sono esattamente fondate, tutto ciò che ti arriva è fondato. Poi questo colore sul viola è proprio il terzo occhio, no ragazze? Il terzo occhio che ci dice che tu riesci a guardare al di là. Tu riesci a guardare al di là e anche delle percezioni psichiche, hai aperto delle percezioni psichiche particolarissime, fondamentali, delle conoscenze a cui non avevi accesso prima e te siamo benedette in questa settimana, in qualsiasi circostanza, perché ciò che noi riceviamo a livello intuitivo è esattamente ciò che ci sta dicendo Dio di perseguirlo senza fermarci davanti a niente. Siamo benedette da Dio, dagli angeli, dai fratelli, della fratellanza bianca, dai maestri, dai nostri spiriti guida. Siamo benedette in questa settimana, ok? Tutte le nostre azioni nel mondo, perché queste sono azioni, sono guidate dal divino, da Dio e siamo benedette nel procedere verso ciò che sono i nostri ideali. Ok, vediamo un po', perché abbiamo una consapevolezza infinita.
Cioè, noi in questa settimana abbiamo un intuito, ragazze mie, che veramente va a... sa che mi sta arrivando, ragazze, che andiamo proprio a suggellare la magia incarnata. Cioè, procediamo, non ci meravigliamo nemmeno di segni e sincronicità, li seguiamo come fossero proprio un pane quotidiano, senza stupirci più di tanto, come ho spiegato anche nel video di magia iniziatica, no? Le grandi cose eclatanti del mondo invisibile arrivano a chi ha bisogno di essere risvegliato. Invece il vero mago, il maestro, il creatore, non si stupisce di segni e sincronicità, va avanti, ovviamente li segue perché sono il pane quotidiano. Va bene? Cioè i miracoli li vede manifestati ogni giorno. Ecco cos'è. Quindi abbiamo una consapevolezza tale, un asso di spade degli Osho-zen, consapevolezza nel procedere secondo la nostra benedizione, perché siamo benedetti da Dio e dal creatore. Vediamo qua. Guarda qui, guarda. Splendore, gloria, intelletto, lascia che i tuoi talenti risplendano, sei luce anche per gli altri. Ragazze, questa carta è meravigliosa perché ti dice che tutto ciò che tu farai in questa settimana, quello che farà lei o comunque sia energia femminile, praticamente sta portando l'esempio a tutto il mondo che la circonda, quindi tutte noi o tutti noi siamo in questo momento, seguendo l'intuito, benedetti in ciò che facciamo e siamo l'esempio per tutte le persone che ci sono intorno. Splendore avremo in questa settimana, gloria, l'intelletto. La carta ci dice di lasciare che i nostri talenti risplendano, lasciare che il nostro intuito risplendano. Adesso lo possiamo fare perché abbiamo riconosciuto la maestria, come ti dicevo prima, la magia che vive in noi e la pratichiamo quotidianamente in questa settimana. Sei luce anche per gli altri, ok? Allora, ragazzi miei, è una stesa già meravigliosa, te lo dico perché tutto ciò che noi andiamo a intuire a livello proprio intuitivo e andiamo a manifestare esattamente delle azioni che non abbiamo mai fatto prima. Procediamo seguendo l'intuito perché siamo pronti a manifestare le possibilità che prima non avevamo visto perché eravamo pregni di condizionamenti. Proprio questo nella stessa generale. Ora, noi rispetto a una persona specifica, allora noi siamo benedette in quello che sentiamo per quella persona, è esattamente la verità, specialmente se parliamo di fiamme, è la verità. Se abbiamo la consapevolezza giusta per far risplendere la nostra interiorità, laddove prima l'abbiamo nascosta, perché probabilmente ci siamo vergognate tante volte di manifestare chi eravamo veramente. Tutti i soprusi, gli inganni del passato sono stati elusi e questo portale ci ha proprio suggellato la necessità di essere, di non aver più paura di mostrare le nostre fragilità. Le nostre fragilità sono quello che ci ha reso oggi quello che siamo, quindi non abbiamo più timore e paura a mostrare le nostre fragilità, le nostre debolezze, quelle che chiamavamo debolezze che abbiamo occultato fino a questo momento per paura di non essere compresi e per paura di essere rifiutati. Quello è finito, faceva parte di un vecchio karma. Adesso viene a galla tutta la forza che noi abbiamo grazie al fatto di esserci perdonate, di aver perdonato tutti gli aspetti che abbiamo nascosto di noi stesse, vengono a galla tutta la forza che si celava dietro quella debolezza. Va bene? E quindi noi prima non vedevamo le possibilità, perché eravamo cinte all'interno di un sistema che ci inglobava, un'egregora che ci inglobava e non ci faceva vedere i nostri grandi potenziali che si celavano dietro quelle nostre fragilità, la paura di mostrarci per quello che eravamo, la paura di mostrare quelle nostre debolezze che fanno la meraviglia di un essere umano. È chiaro? Ok. Quindi, che cosa succede qua in questa settimana? Che lei deve mostrare tutto questo splendore che ha ritrovato. Lui deve procedere secondo la propria intuizione perché vede in questa settimana delle possibilità che prima non vedeva. O con una lei specifica e nella sua vita. Ok, andiamo a vedere qual è la carta di integrazione. Verso cosa? Mo abbiamo detto sincronicità, segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Allora, che cos'è il Dharma? Allora, il karma è l'esperienza di vita che abbiamo adesso e stiamo bilanciando anche del nostro passato. Il Dharma che cos'è? Il Dharma è il nostro destino. Il Dharma è il grande destino verso cui noi andiamo per libero arbitrio, perché stiamo integrando tutte le necessità e tutte le esperienze che il karma ci ha dato. Il Dharma è il nostro destino, quello a cui siamo
predestinati a livello proprio di elevazione spirituale, e nella 3D lo vediamo unendo i punti, le sincronicità. Quindi ci viene richiesto di seguire in questa settimana le sincronicità, piume, sogni profetici, perché qua avremo dei sogni e delle sincronicità pazzesche. Quindi seguire i segni, sincronicità, una frase detta da un passante che è proprio quella frase che ti serviva, tutto, unire questo, perché siamo ormai nella magia incarnata, nella maestria incarnata. Uniamo i punti e vedremo che praticamente tutto ciò che prima non avevamo considerato o che avevamo tralasciato era proprio un tassello del puzzle fondamentale a farci vedere dove stiamo andando. Era proprio il tassello del puzzle fondamentale affinché ci mettesse su quella strada giusta, anche se quel tassello non riuscivamo a capire perché stava là. Una deviazione che non riuscivamo a capire perché quella deviazione lì. Beh, quella deviazione ti ha fatto arrivare esattamente dove devi arrivare, verso il Dharma, verso il tuo obiettivo. Ok, allora, adesso vediamo l'arcano maggiore. Il mondo non si è fermato mai un momento. Ok, parte lo stacchetto pubblicitario. Il mondo ti dice che finalmente sei giunta a compimento del grande passaggio evolutivo della tua vita. Ti appresti ad andare verso un nuovo mondo, perché hai integrato, come dicevamo nel preambolo del video, la fase di transizione è finita, ok? Adesso il nuovo mondo, l'apertura di un nuovo mondo, verso un nuovo mondo, quindi lui e lei verso un nuovo mondo insieme, ok? La porta dell'orizzonte, meraviglioso, si inizia a intravedere da entrambe le parti il sole all'orizzonte. Finalmente noi in questa settimana varchiamo la porta dell'orizzonte, varchiamo la porta che ci porta finalmente, scusate il gioco di parole, a vedere la meraviglia che si celava dietro a quelle... Unendo tutti i puntini, noi andiamo a vedere finalmente la meraviglia. Qualsiasi disarmonia di fiamma viene finalmente come dire, risolta. Qualsiasi disarmonia all'interno di noi viene risolta, soprattutto sui i gap, le problematiche principali. Entrambi vedranno l'orizzonte di una nuova vita insieme, entrambi vedranno l'orizzonte di un nuovo mondo, ok? Accompagnando mano per la mano le proprie fragilità l'una e dell'altra, ok? L'angelo che ci accompagna qual è? Angelo Veulia, sfidare la gravità, il potere del pensiero guidato dalla luce, te. Abbondanza e prosperità spirituale, ragazzi. Qua avviene allora in questa settimana una consapevolezza spirituale che probabilmente non abbiamo mai avuto in centinaia e centinaia di incarnazioni. Ve lo dico perché si chiude il grande portale energetico dal 2/2/2022 al 22/2/2022, dove abbiamo i germogli dei nostri semi iniziano a spuntare, una consapevolezza, un'abbondanza spirituale senza mezzi termini, uniamo i punti e sincronicità, il nostro intuito è pregno del divino, della nostra maestria, abbiamo riconosciuto il nostro potere divino, siamo diventati maestri, andiamo a manifestare nel mondo azioni che parlano esattamente di cose concrete, di realtà che abbiamo prima idealizzato, pensavamo non fossero possibili perché eravamo vittime di un karma, vittime di egregore negative, adesso non lo siamo più. Iniziamo a vedere un nuovo mondo fatto veramente di fratellanza, unità, vero desiderio dell'anima, un dharma, un dharma, un dharma, lo scopo dell'anima, e abbiamo integrato i doni del karma. Ok, quindi rispetto a questi sono, ragazze mie, proprio energie collettive, generali, che riguardano proprio anche gli eventi che vedremo succedere in questa settimana, a livello proprio energetico, a livello nazionale, in Italia, ma nel mondo, ok? Ok, si va verso un nuovo mondo, ok? A livello proprio nazionale e mondiale, un nuovo mondo dove si possono sperimentare, praticare nuove realtà, dove le comunità spirituali sgorgano e danno lustro alla materia, ok? La materia viene ingravidata delle facoltà spirituali, viene ingravidata dallo spirito, proprio come la Vergine Maria viene ingravidata dallo spirito. E come ci insegna il maestro Jodorowsky, che c'è una bellissima citazione sul suo libro quando parla del 7 di denari. Il 7 di denari lo cita proprio come l'idea, che è praticamente l'idea divina, che
ingravida la materia, ossia lo spirito che entra in Maria e porta l'energia cristica nella materia facendola diventare carne. Meraviglioso, questo è meraviglioso. Quindi ragazze mie, qua andiamo a vedere su lui specifico, però ripeto ragazze, questa è l'energia proprio, va bene? Che non è su lui specifico in sé, quanto il divino femminile e il divino maschile, che sono i grandi modelli di riferimento, le grandi parabole che vanno sulle persone, in base al livello di coscienza delle persone, poi si vanno a manifestare in un certo modo oppure si va ancora a rimandare quel modello di riferimento. Ok? Ognuno fa il meglio che può. Ognuno fa sempre il meglio che può. Che significa fare il meglio che si può? In base al proprio livello di coscienza, che è diverso per ognuno. Ok. Vi faccio un piccolo esempio. Che vuol dire fare quello che si può? Magari si dà una persona per risposta, aiuta, ama il prossimo tuo come te stesso, ok? Allora il Cristo dà questa grande parabola, ama il prossimo tuo come te stesso, ok? In base a ognuno al proprio livello di coscienza, chi segue una retta via agirà secondo il proprio livello di coscienza. Ama il prossimo tuo come te stesso, non è detto che tutti dobbiamo essere Madre Teresa di Calcutta, va bene? O Gandhi, perché magari facciamo del bene al prossimo e poi ci sta ancora sulle scatole quella persona lì, ok? Va bene? Io cerco sempre di cercare di farvi capire le cose, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, noi dobbiamo essere Gesù, tutti. Ognuno aspira ad essere il massimo a cui può auspicare in questa incarnazione. In base al proprio livello di coscienza, il divino maschile e il divino femminile agisce. Ok. Quindi, ragazze mie, rispetto a un lui specifico, specialmente per coloro i quali sentono una forte connessione che per quanto riguarda i percorsi di fiamma è una connessione che è al di là del tempo e dello spazio, che non è un amore romantico, non è un amore romantico l'amore di fiamma, ok? Si può avere l'amore romantico con la fiamma, però dopo tanto tanto tempo, nel senso si deve debellare l'ego, ok? Allora, quindi che cosa diciamo qui? Che a livello lui è pronto a vedere delle possibilità che prima non aveva visto con lei. E i suoi sogni con lei, se prima non vedeva che erano possibili, adesso li vede perché era viziato da una gregore negativa. Ok. Lei cosa fa? Lei sente la percezione di questo amore. Ok, sente la percezione di questo amore, si sente benedetta in quanto tale, è pronta a manifestare il suo splendore, la gloria, e quindi è luce, sì, luce anche per gli altri, lei è luce per lui e lui è luce per lei, perché questo è anche il suo divino femminile. Quindi entrambi sentiranno che sta avvenendo qualcosa di meraviglioso, seguiranno segni e sincronicità che parlano l'uno dell'altra. Fluire verso il Dharma, entrambi, cosa significa? Seguendo segni e sincronicità sia l'uno che l'altra, si sentiranno che stanno andando verso la loro unione di fiamma, si sta compiendo il loro destino, uniscono i punti e vedono che magari, mi sta arrivando, se lui si è messo con un'altra karmica, ok? Lui seguirà che effettivamente si doveva mettere con quella perché doveva sperimentare l'amore condizionato e con lei ha sperimentato con la sua fiamma l'amore incondizionato e capirà che stare con quella persona karmica gli è servito per capire che cos'è l'amore incondizionato. Questo sto facendo un esempio. Lei capirà che quella persona, il lui specifico di fiamma, sottoscrivo fiamma, capirà che anche a lei è servito che lui stesse con situazioni karmiche, perché la persona karmica con cui lui stava, guardate che vi sto dicendo, ha rimandato a lei aspetti di se stessa che erano in ombra. Quindi lei inizia anche a benedire la lezione karmica che la persona con cui stava il suo lui ha dato a lei. Questo è proprio il massimo di fiamma, ragazze, ve lo dico, per esperienza personale. Va bene? Ok. Ecco perché si chiude il vecchio mondo e si apre un nuovo mondo insieme, un nuovo mondo fatto di gloria, di splendore, di abbondanza. Ecco perché si apre la porta dell'orizzonte, che è la porta che ci dice finalmente si vede la luce. Ecco perché l'angelo Veulia
Sfida la gravità. La gravità cos'è? Quello che tiene attaccati, l'energia densa. Il potere del pensiero guidato dalla luce. Ecco perché si vedono le possibilità che prima non si vedevano. Abbondanza e prosperità spirituale. Meraviglioso, meraviglioso. Tu stai riprendendo? Sì. Allora andiamo subito a vedere, ragazze mie, andiamo subito a vedere cosa accade al nostro lui in questa settimana. Allora, andiamo a vedere cosa accade al nostro lui in questa settimana. Anzi, ragazze, sai che vi dico, devo andare a scaricare questa parte del video, se no mi si spegne. Eccoci qua, ragazze mie. Mangiato anche il biscottino, scaricato il video. Allora, stavamo dicendo che in questa settimana per il nostro altro da noi, il nostro lui specifico, allora, e anche quindi con la nostra lei, sentiranno segni e sincronicità che li conducono l'uno all'altro e sentirà la possibilità effettiva della realizzazione di qualcosa di maestoso che non si sono mai permessi prima, perché vittima di un'egregore negativa che li aveva tenuti soggiogati fino a questo momento. Ok, e questo essendo anche lui, l'Elohim di lui, sentiranno proprio tale consapevolezza, ok? Ok, allora, adesso andiamo a vedere, l'universo proprio li parla, li mette accanto, ok? Parla l'uno all'altra, ok? Allora, andiamo a vedere al nostro lui in questa settimana cosa accade, per favore. Allora, cosa accade al nostro lui in questa settimana? Tu stai riprendendo? Sì. Allora, cosa accade al nostro lui in questa settimana? Regina di bastoni, ecco qua, ce l'ha proprio in testa. Allora, cosa accade al nostro lui? Giustizia, perché non se ne può fare a meno, è certo. Cosa accade al nostro lui in questa settimana? Cavaliere di bastoni, corre, corre, dove vai? Dove vai? Dove vai? Ok, corre, cavaliere di spade. Cosa accade al nostro lui in questa settimana? Dove corri? Vediamo, dove corri? Corre a risolvere i problemi, 5 di bastoni, ok, fondo mazzo, paggio di denari, nuovo inizio, anche un chiedere scusa rispetto a queste conflittualità, a queste problematiche. Allora, cosa accade a lui in questa settimana? Beh, mi pare chiaro. Tutto è racchiuso nel fatto di una voglia di comunicare costruttivamente, anche un chiedere scusa rispetto delle problematiche che ci sono state con una lei specifica, ma soprattutto delle sue problematiche interne, come ci insegna il 5 di bastoni, affinché si possano accordare le varie disarmonie interne ed esterne. Quindi lui ha un'energia femminile predominante, che è la regina di bastoni, una donna che vede sicura di se stessa, che vede come maga, che vede come colei che è capace di incantare le masse, che ha incantato e reincantato il suo mondo, di lui, ok? Questa donna è una donna con cui lui vuole mettere le cose a posto, abbiamo la giustizia, ossia vengono pesate le cose e si rende conto che con lei devi risolvere delle questioni importanti affinché si possa auspicare a questo nuovo inizio di cui ci parla il paggio di denari. Una comunicazione costruttiva, ok? La giustizia che cosa ci dice? Che ti viene dato ciò che ti è stato tolto triplicato. La giustizia che mi cade qui, come arcano maggiore principale, ci dice appunto che il parlare, il cavaliere di spade che corre affinché si possano risolvere le difficoltà inerenti a queste sue conflittualità che finalmente ha visto perché è pronto a manifestare un nuovo inizio. Ok, adesso andiamo a vedere questa regina di bastoni di cosa ci parla. La regina di bastoni, schiariamo un 4 di denari, non può assolutamente dimenticarla nel caso in cui ci avesse provato, non ci sei riuscito, bravo, quindi asso di bastoni, qua una passione, ragazze mie. Allora, il 4 di denari ci parla rispetto a questa regina di bastoni, anche se lui ha provato a dimenticarla non ci è riuscito, la tiene ben stretta al suo cuore, ha proprio voglia di un nuovo inizio, questa opportunità di passione che si riaccende affinché si possa costruire insieme, ok? Ok, la giustizia di cosa ci parla quindi?
di un'attesa, di un 3 di bastoni, che si è pronti a guardare avanti, magari si è guardato anche avanti con altre persone ma non c'è riuscito. Ecco qua il 7 di spade, ha provato a guardare avanti anche con altre persone rispetto a quel 4 di denari, non c'è riuscito, questo vale per alcune. Quindi ha provato a sfuggire da quello che provava, da quello che sentiva. Il 3 di bastoni ci parla sia della distanza connessa che vuole accorciare, sia di un'attesa funzionale affinché si potessero finalmente rimettere le cose in equilibrio, guardare effettivamente se era possibile realizzare un'unione in particolare o quello a cui auspicava l'unione stessa. Auspicava l'unione stessa, se era qualcosa di grande, allora lui è sfuggito da questo perché non era supportabile per lui quella cosa e adesso vuole mettere la giustizia, ossia non scappare più, comportamenti sbagliati, autoanalisi, ti ho detto che non chiedere anche scusa qui, autoanalisi, a dire bugie, a scappare. Anche il 7 di spade ci parla di una cosa che non sempre ha un'accezione negativa il 7 di spade, ok? Ci parla anche di colui che tiene tutto dentro affinché possa risolvere anche una distanza, magari erano distanti geograficamente, magari si è reso conto che in questa distanza dove lui ha provato anche a dimenticarla per alcuni, non c'è riuscito perché questo sentimento è predominante, soprattutto di fiamme, benedetti, e quindi anche se scappi da sé dove vai, l'unione ti tiene sempre lì. Ma ecco perché si ha la consapevolezza in questa settimana che non si può scappare da qualcosa che è dentro in ogni tua cellula. Va bene, puoi andare anche a Honolulu, ma quella cosa rimane lì, ok? Quindi la giustizia rispetto a una fuga, a un essersi tenuto tutto dentro, e questo tenersi tutto dentro ha scaturito in lui la necessità di rimettere le cose a posto, anche rispetto a una distanza. Il cavaliere di spade, dove corri? Vediamo, tu corri perché? Questo cavaliere di spade è perché vuole fare un rischio, vuole rischiare, c'è il matto, vuole correre un rischio di parlare, vuole correre il rischio di andarci incontro. Qui abbiamo un matto che è con una ametista in mano, no? Io seguo il mio intuito, qua l'abbiamo già detto. Qua i tuoi sogni sono realistici, allora io rischio nel manifestare qualcosa di completamente nuovo partendo da zero. C'è un rischio che viene corso in questa settimana. 8 di denari, rischio in questo caso di impegnarmi in questa relazione. Cosa che non ho fatto prima, vedo adesso la possibilità, io rischio in questa cosa. Il lotto di denari ci dice anche che rischierà nell'impegnarsi a farsi perdonare per alcune, impegnarsi in questo, impegnarsi a recuperare la fiducia anche, ok? Il 5 di bastoni, datemi una specifica su questo 5 di bastoni. Temperanza, appunto, la guarigione. La guarigione in tutti quegli aspetti dissonanti di se stesso e anche la guarigione con gli aspetti dissonanti di se stesso che ha proiettato fuori con lei. Eremita, a cui è giunto a compimento di questa guarigione dopo tanto tempo, perché l'eremita chi è? L'eremita è colui che si allontana, fa un grande excursus dentro se stesso, nel suo passato, e si rende conto che il viaggio interiore lo porta alla scoperta di mettere che quello che ha procurato fuori, ha proiettato fuori, erano tutte sue disarmonie interne. Va bene? Quindi questa temperanza con l'eremita, che sono due carte molto di grande elaborazione interna rispetto alle conflittualità interne, le 5 di bastoni, che poi, ripeto, vai a proiettare all'esterno con altre persone, ci parlano di una necessità di correre a risolvere queste difficoltà, a rimettere tutto in equilibrio e a portare la pace, iniziare a portare la pace, a vedere come lei la prende, a vedere come un attimo, piano piano, a portare la pace. Perché l'eremita ti dice anche che se ci sono altre persone coinvolte con il 5 di bastoni, lui si è sentito sempre solo con l'eremita. Ok? Solo perché, come abbiamo detto prima, gli amori karmici è un amore condizionato, non è un amore incondizionato. Laddove si ha il controllo, laddove sono necessari gli amori karmici affinché noi possiamo mettere in luce gli aspetti che vogliamo in una relazione e quello che non vogliamo più. E quindi lui si è sentito solo rispetto a quella consapevolezza che ha scelto che, stando pure in relazioni karmiche, non voleva più determinate situazioni. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere, ci mettiamo questi altri tarocchi a lei oggi. Allora, andiamo a vedere. Allora, cosa accade a lei in questa settimana, per favore?
Cosa accade a lei in questa settimana, per favore? Questa consapevolezza, questo sentirsi benedetta, questo far splendere la sua luce, eccola qua, abbiamo un 7 di coppe, immaginazione, progetti, riuscita insperata. Queste carte hanno anche altre diciture, quindi le prendiamo anche queste. Cosa accade a lei? Lei sta immaginando tanto, è tempo di scelte, sta immaginando tanto, ok. Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei? Eccola qui. Unione, matrimonio, relazione. Il gran sacerdote. Sta immaginando l'unione con lui, Unione, matrimonio proprio. Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? Eccola, cavaliere di coppe. Mamma mia, ragazze, wow. Ok, cosa accade a lei in questa settimana? 9 di bastoni, ritardo, allontanamento, trattative. Allora, mo vi dico una cosa. Fondomazzo, valletto di spade. Allora, che cosa ci sta dicendo qua? Che lei sta in questa settimana immaginando tanto, nonostante ci può essere stato o ci può essere ancora un allontanamento. Il 9 di bastoni che ci parla qui è ritardo, allontanamento, trattative, no? Dobbiamo assumere in tutti i significati del 9 di bastoni, oltre a quello che ci dice la carta. Allora, lei con questo valletto di spade è colui che fa ricerca, allo stesso tempo anche scruta da lontano la situazione, da lontano sia scegliendo di scrutare dentro se stessa in questa settimana, ma riguardo a cosa scruta dentro se stesso, anche che può spiare. Però in questo caso vi dico che il guardare fuori le circostanze, questo valletto di spade è colui che vede segni e sincronicità, l'abbiamo detto qua, che vanno a suo favore. E quindi a che cosa vanno a favore di questo? I segni di sincronicità che lei seguirà in questa settimana verso un nuovo mondo, sentirà l'arrivo di questo nuovo mondo nella relazione con lui e questo la porta a immaginare col 7 di coppe dei progetti riguardanti quest'unione con il gran sacerdote del cavaliere di coppe che è in arrivo da lei, questo nonostante l'allontanamento, un possibile allontanamento, l'arrivo di una dichiarazione d'amore, l'arrivo di un perdono, l'arrivo di qualcosa che ha a che fare proprio con ciò che lei sente perché ha la consapevolezza giusta che lei sente che arriva questo senso di apertura di cuore. Lei lo sente, lo sta immaginando, lo sente arrivare, ok? Non a caso abbiamo queste carte, segni e sincronicità che ci parlano di questo sorta di arrivo. Per coloro i quali stanno già insieme, sente l'arrivo di una consacrazione, di un'unione anche sotto forma di matrimonio. Qua abbiamo la parola matrimonio. E il valletto di spade in questo punto che cosa ci insegna con queste carte? Colui che osserva segni e sincronicità che gli vengono mandati dal divino affinché quello che sta sentendo è veramente possibile. Ok? Ora andiamo a chiarire questo 7 di coppe. 7 di coppe di cosa ci parla per lei? Questo 7 di coppe di cosa ci parla? Eccola qua, il trionfo, che ti ho detto? Trionfo, il carro, quindi il 7 di coppe, l'immaginazione che sta facendo riguarda proprio l'avanzamento della situazione rispetto a questo cavaliere di coppe, rispetto all'arrivo di lui, rispetto all'apertura di cuore da parte di lui. Quindi sta immaginando questo. Qua abbiamo un 10 di denari che ci parla proprio della casa, di un azzardo, perché è girato al contrario, no? Questo 10 denari qua, casa, fatalità, azzardo. Quindi di cosa ci parla questo azzardo? L'azzardo sente che di punto in bianco questo avanzamento è possibile, lo sente in tutte le sue cellule, lo sente e questo la fa risplendere di gloria in questa settimana, ok? Quindi sente che l'avanzamento, e leggiamo anche il 10 denari al contrario in modo standard, sente l'avanzamento rispetto a una mancanza di stabilità, una mancanza di stabilità che è venuta a mancare il tempo precedente. Quindi l'avanzamento sulla mancanza di stabilità, lei sente questa cosa come riuscita insperata, ok? Perché la dicitura è questa carta sul 7 di coppe è anche riuscita insperata. Ok, andiamo a vedere adesso quest'unione, questo matrimonio, di cosa parla che lei sente in questa settimana? Quest'unione, questo matrimonio, ok, mi stava saltando la giustizia di nuovo.
Eccola, si gira. Il 2 di coppe, che ti ho detto? Lei sente fortemente l'unione del 2 di coppe con questa con la sua persona del cuore e specifica, ma la sente proprio, segni e sincronicità gli parlano proprio di questa cosa, che si avvicina al nuovo mondo per molte settimane, per altre bisogna attendere. Ovviamente è a seconda del livello di coscienza di ognuno. Quindi sente questo. 5 di coppe al contrario, ripresa possibilità, sente che dopo l'abbandono c'è la ripresa di questa situazione, la ripresa dell'amore, la ripresa proprio di un amore stabile e duraturo nel tempo, dove questa volta si è pronti a manifestare la possibilità di qualcosa di grande. Ok, questo cavaliere di coppe, anche lei stessa, no? Si apre anche alla comunicazione emotiva, ma qua vedo che lei è come se giungesse dopo il tempo che c'è stato con perseveranza, giunge questo re di coppe affinché si possa realizzare questa riuscita insperata seguendo segni e sincronicità. Cavaliere di coppe di cosa parla? Questo cavaliere di coppe che arriva a lei, di cosa parla questo cavaliere di coppe che arriva a lei? Di cosa ci parla questo cavaliere di coppe? Questo cavaliere di coppe di cosa ci parla? Questo cavaliere di coppe di cosa ci parla, per favore? Questo cavaliere di coppe su di lei di cosa ci parla, per favore? Questa comunicazione emotiva che arriva a lei di cosa ci parla? O che lei fa, eccola qua, del 4 di bastoni! Prosperità, ok, del 4 di bastoni e rispetto al 4 di coppe, 4-4. Allora ci sarà una comunicazione emotiva, un'apertura di cuore sia da parte sua o che riceve o che lei poi una volta che riceve si apre o che lei apre e poi riceve anche dall'altra parte rispetto al 4 di bastoni che è proprio la prosperità, è proprio la rinascita, la riuscita, la carta delle fiamme gemelle 11-11 è proprio la rinascita di una situazione che precedentemente 4 di colpe, 4 di colpe, 4 appunto, 4 di coppe ha dato un'immobilità, un'amarezza, quindi la riuscita insperata su una relazione specifica verso cui lui sente un legame profondissimo e si ria questa rinascita della stabilità, tanta gioia, non ci credo ragazzi, asso di coppe, abbondanza, felicità, allora qua ci sono, allora ragazzi magari varrà per una decina di voi. Però io lo dico, qua c'è una riuscita insperata, ok? Una riuscita insperata, è come se voi non ci sperate, ma ci avete sempre creduto. Cioè, mi arriva questa cosa, una comunicazione emotiva, un'apertura di cuore da parte della vostra persona del cuore, soprattutto se fiamma gemella, su un'amarezza precedente, ritorna la felicità, ok? Ritorna la felicità con questa opportunità che sì, perché questa persona va a creare un'opportunità d'amore con l'asso di coppe, l'abbondanza, sull'amarezza che questa persona ha sentito senza di voi e quindi un ritorno alla felicità. Wow, ok, vediamo un attimo questo 9 di bastoni di cosa ci parla, questa perseveranza di cosa ci parla questo 9 di bastoni su di lei? Eccola qui, gloria, celebrità, gloria ragazze, guarda, qua c'è scritto gloria, splendore, gloria, celebrità. Allora, lei è come se molte di lei venissero premiate per ci sarà una gloria e una celebrità per la persistenza, la perseveranza che hanno messo nell'amore verso se stesse, che di conseguenza si manifesta fuori con l'amore, l'abbondanza e la prosperità fuori, anche con l'arrivo di lui o anche con la gioia, scusate c'è un moscerino, anche con la gioia di una confessione che lui fa a lei se state insieme, o una gioia, una confessione che lui fa a lei se non lo vedete da tanto tempo. Qua c'è un nuovo mondo, un nuovo mondo, cose che non si sono mai fatto prima per le egregore negative che abbiamo, e qua ricordiamo abbiamo la porta dell'orizzonte, che io adesso ve la leggo, che è meravigliosa la porta dell'orizzonte, ok? Infatti guarda, te la leggo subito, vediamo prima di tutto il fondomazzo qui. Sì, qua abbiamo il cavaliere di denari, dopo tanto tempo, o comunque una persona più seria e stabile. Guarda, ti leggo la porta dell'orizzonte. Allora, eccola qua. Allora, la porta dell'orizzonte. La porta dell'orizzonte è una carta molto positiva, specialmente riguardo a questioni precise. Quando la domanda riguarda l'amore, ci dice che il consultante o la persona di cui egli chiede ha in mente un futuro insieme o ha comunque fatto chiarezza nei suoi sentimenti che sembrano forti e stabili.
c'è, ok? Appunto. Quindi questo è meraviglioso, veramente meraviglioso. Qua vedo delle riuscite insperate qui, perché le carte sono meravigliose. Ok, adesso andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere quali sono i pensieri di lui in questa settimana. Cosa penserà? I pensieri di lui in questa settimana. I pensieri riguardano la ruota, che tutto cambia, deve cambiare, tutto cambia rispetto a Queen of Wands, rispetto alla regina di bastoni, tutto cambia in favore della giustizia, in favore del tre di denari, tutto cambia in virtù del fatto che si vogliono trovare delle soluzioni insieme per mandare avanti un rapporto, tutto cambia affinché il rapporto diventi qualcosa di più solido, di più costruttivo, penserà a cambiare le cose laddove prima non è riuscito a farlo affinché si possa costruire insieme. Wow. Ok, datemi una specifica sulla ruota ancora. Dopo un allontanamento emotivo, lui vuole cambiare questo. L'allontanamento emotivo che c'è stato di lui da parte di lei o viceversa ha portato a un cambiamento e a una ridefinizione delle priorità, ok? Adesso, grazie all'allontanamento che c'è stato, allontanamento emotivo, si vedono le possibilità di realizzare questa unione. Fondo mazzo, qua cavaliere di coppe, e quindi chiedere scusa, aprire il cuore affinché si possa, dopo l'allontanamento emotivo, affinché le cose possano cambiare. Wow, ok, adesso andiamo a vedere cosa proverà lui in questa settimana, i sentimenti quali sono. Qua c'è un paggio di spade. Qua c'è un paggio di spade, ciò vuol dire che rispetto ai sentimenti, con il 10 di denari, allora lui vuole la stabilità, quel 10 di denari al contrario che abbiamo visto qua, lui vuole la stabilità con una persona specifica, lui vuole il suo, e anche rispetto al suo lavoro, ok? Specialmente se si deve creare qualcosa di importante, si è messa in stand-by la relazione in virtù di dinamiche karmiche riguardanti il lavoro, certe posizioni sociali o lavorative che lui volevano raggiungere, ok? O la lei se sei uomo. Allora qui si cercherà di vedere come fare. A livello proprio emotivo questo paggio di spade ci parla della ricerca anche interiore affinché si voglia vedere quali siano i passi necessari per raggiungere questa stabilità, questa famiglia, la voglia di costruire una famiglia. Quindi a livello emotivo lui metterà giustizia affinché si possa fare un giusto discernimento, affinché si trovino le strade migliori per anelare a questa stabilità di familiare. Mi date un'altra carta su cosa proverà lui in questa settimana? Guarda, paggio, proverà di voler comunicare in modo costruttivo, il 4 di coppe che ci dice la noia, l'amarezza che c'è stata, quindi affinché si possa comunicare in modo costruttivo rispetto all'amarezza emotiva che ha avuto. Per uscire fuori dall'amarezza emotiva cerca la strada migliore affinché possa comunicare un inizio costruttivo e un nuovo inizio, ok? Ok, adesso andiamo a vedere cosa penserà lei in questa settimana. Cosa penserà lei in questa settimana? Quali sono i pensieri di lei in questa settimana? Lo spazio mentale, cosa abbia... Eccola. Incertezza, sviluppi, chiarimento. L'albero della vita. Allora, lei penserà di chiarire le incertezze rispetto agli sviluppi che ci possono essere con una determinata persona. Quindi, e qua abbiamo elevazione, prosperità, fortuna. La ruota è la fortuna. Allora, lei penserà in questa settimana che tutto è possibile. Lei penserà proprio, gli arriva perché gli arrivano intuizioni, segni di sincronicità, gli parlano che tutto è possibile, di avere un chiarimento rispetto alle incertezze precedenti, ok? Le incertezze vengono debellate dai segni di sincronicità, si sente benedetta in questo, nella fortuna di risolvere qualsiasi dinamica ci sia potuta essere di negativa con lui. Datemi ancora un'altra carta, eccola, madonna, ragazze, è uscito da solo, re di denari, e 6 di denari. Allora lei penserà di volere con un re di denari, cioè la persona con cui vuole costruire una persona stabile, una persona seria, un equilibrio, di riportare l'equilibrio. E quindi qua che questo 6 di denari in queste carte viene anche descritto come la sorpresa, ok? Il presente, la sorpresa, perdite e guadagni, cioè lei penserà di volere un chiarimento con una persona che ritiene solida, stabile, la persona probabilmente del suo cuore con cui lei vuole costruire, di cui prima abbiamo visto matrimonio, apertura di cuore, a rimettere l'equilibrio in queste circostanze laddove non c'è stato chiarimento, chiarire per rimettere l'equilibrio con la sua persona specifica.
Fondo mazzo 5 di bastoni, che in questo caso leggiamo come denaro, ambizioni e lotta. Quindi il 5 di bastoni rispetto, anche qui l'abbiamo visto, quindi lei penserà di voler rimettere l'equilibrio, trovare un chiarimento, un equilibrio specifico per poter anelare a quello di cui abbiamo parlato, sulle difficoltà e sulle lotte che ci sono state. Ok? Allora, andiamo a vedere adesso cosa proverà lei in questa settimana. Cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà lei in questa settimana? Eccola. Questo stava cadendo al contrario, su questo 3 di spade, questo qua è separazione e allontanamento, di qua disordine e errore. Allora, sullo spazio emotivo, questo 3 di spade ci dice che il dolore che ci può essere in questa settimana non è più un dolore, 6 di coppe, ok. Allora, ci possono essere vari scenari con questo 6 di coppe. Nello spazio emotivo lei potrà pensare a dei bei ricordi che ha con la sua persona del cuore, persona del passato e persona specifica, ok? Questo passato, questa nostalgia le può portare dei momenti di dolore. Questi momenti di dolore la portano a prendere consapevolezza di qualcosa che lei non sta vedendo, che seguendo segni e sincronicità la portano a sentire la comunicazione, l'apertura del cuore, sia che lui sta per fare, sia che lei è pronta a fare. Ok? Adesso voglio andare a mettere una specifica su questo 3 di spade. Mi date una specifica sul 3 di spade? Cosa proverà lei in questa settimana? 8 di bastoni e il 7 di bastoni. Ok, allora guardate un po'. 8 di bastoni, progetti, anche qui, o comunque le comunicazioni, qua con la dicitura il 7 di bastoni, successo, guadagno, vittoria su avversari. Appunto, volevo una specifica sul 3 di spade proprio per questo motivo. Lei, rispetto a un dolore che sente sui ricordi che può avere con una persona del passato, ok? Con la sua persona specifica, rispetto a una comunicazione che non è arrivata, lei sente le comunicazioni arrivare sotto forma di segni e sincronicità e le può anche vedere manifestate a seconda del livello di coscienza. Perché qua abbiamo una regina di coppe, lei è innamorata di questa persona, vuole aprire il suo cuore, è una donna che sente l'empatia di tutto, quindi a livello dello spazio emotivo lei è una donna innamorata che trasmuta le emozioni di dolore del 3 di spade, le tramuta proprio perché sa che quelle emozioni di dolore sono un motore alchemico che la stanno facendo trasformare e prepararsi al nuovo mondo, ossia prepararsi a un nuovo mondo insieme al grande amore. Ok? Non a caso ricordiamo la porta dell'orizzonte e il nuovo mondo. Ok? Carte centrali. Ok, è possibile che questa sfaccettatura, è possibile che queste situazioni sono situazioni che riguardino lui e queste lei, mi spiego, no? Cioè è possibile che lui abbia dei picchi emotivi che lo portano a ricordare il passato in determinati momenti con una lei specifica e lei è qui, da quest'altra parte, cioè lei è pronta a manifestare, ok? Sono energie che coesistono, magari queste di cui stiamo parlando qui può essere che sia per un tuo lui e tu sei questa, ok? Ok. Adesso andiamo a vedere con queste carte qui quali sono le azioni che lui vuole compiere in questa settimana. Qua abbiamo un 2 di spade, lui si deve togliere la benda affinché possa, guarda qua abbiamo un 9 di coppe. Allora le azioni che lui vuole fare in questa settimana, vuole realizzare il suo massimo desiderio, vuole realizzare il suo desiderio, abbiamo visto qua che era correre, parlare e fare la grande scelta di togliersi la benda affinché realizzi questo massimo desiderio. Quindi per alcuni c'è un'attesa funzionale affinché lui si tolga la benda e scelga effettivamente quale strada seguire, una possibilità reale affinché possa sviluppare il nuovo mondo, collegando segni e sincronicità che lo portano nella direzione di una lei specifica che lui ama. Quindi le azioni sono improntate al raggiungimento di una felicità del 9 di coppe e quindi a fare la grande scelta di andare verso i propri desideri del cuore. Ok. Datemi un'altra carta sulle azioni che vuole fare lui in questa settimana, le azioni che vuole fare lui. Infatti abbiamo un asso di spade, vuole avere chiarezza, vuole parlare chiaro e il 4 di denari. Vuole parlare chiaro, vuole avere chiarezza perché col 4 di denari ci dice che lei, una lei specifica, non la può dimenticare e quindi questo 2 di spade qui è anche indicante rispetto se lui aveva situazioni pregresse alla vostra o circoscritte, nel senso aveva altre relazioni, chiudere con questa relazione qui, perché lui vuole avere chiarezza con la donna del 4 di denari che non la può dimenticare, la donna con cui vuole costruire. Quindi questa azione può essere predisposta anche, chiudo con una situazione che non è più conforme alle mie attitudini del cuore e con quel 9 di coppe che abbiamo visto prima, perché io vado dove va la mia vera felicità.
Quindi chiarezza con situazioni contingenti a una lei specifica, quindi situazioni anche se lui stava con altre persone, eccetera, ma sono tantissimi scenari, perché quella donna lì è proprio la donna che è legata al suo cuore, ok? Ok, andiamo a vedere quali sono le azioni di lei in questa settimana. Le azioni di lei in questa settimana. Le azioni di lei in questa settimana quali sono? Le azioni di lei in questa... Eccola. La luce, wow! Il sole. Chiarimento, unione, fortuna. Rispetto alle trame oscure, le piante. Allora, le azioni di lei saranno improntate a portare i chiarimenti su tutto ciò che era una trama oscura, su tutto ciò che sono trame oscure. Qua abbiamo il 3 di coppe, soluzione, nascita, guadagno, mi cade sotto il cavaliere di coppe, quindi le azioni di lei sono improntate all'apertura del cuore affinché si abbia chiarimento, fortuna su trame oscure e maledicenze, questa carta dice. Fondo mazzo, 3 di coppe, tutte le azioni di lei sono volte a portare chiarezza, a portare la soluzione, la nascita, la guarigione, a portare la celebrazione, ok? A me mi arriva che per molti di lui hanno questo, hanno lo yin addosso e molte di lei hanno lo yang addosso, ok? Cosa che è successa a me personalmente. Quindi, allora, andiamo a vedere adesso. Allora, qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Il risultato di tutto qual è? Guarda, che ti ho detto, gli amanti, il risultato degli amanti, lui sente l'amore profuso proprio, un amore particolarissimo e profondo con una lei specifica. Tutte le azioni di lui sono improntate al raggiungimento di questo amore che lui sente con una lei specifica. Ecco perché vi ho detto qua, l'avevano già preannunciato, che si possono chiudere situazioni con altre persone dove non c'è amore. E qua abbiamo l'amore, il risultato delle azioni di lui, e qua il 9 di bastoni, ossia la perseveranza nell'andare incontro a questo amore. È pronto a valutare le possibilità di questo amore. Quindi tutte le azioni di lui sono improntate al raggiungimento di questo amore con perseveranza, tenacia, e il 9 di bastoni ci parla anche della difesa che lui mette rispetto ad altre situazioni che non c'entrano più col suo vero obiettivo di cuore. Datemi un'altra carta sugli amanti, per favore. 8 di denari, e vuole impegnarsi anche a riconquistarla, impegnarsi nella costruzione di questo amore. 4 di bastoni, che ti ho detto, impegnarsi nella felicità, impegnarsi nel costruire una felicità in questo amore, ok? Wow, ok, adesso andiamo a vedere qual è il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana. Il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana qual è? La giustizia, guarda un po'. Giustizia, soluzione, giustizia. Il risultato di tutte le azioni di lei è conforme a rimettere le cose in equilibrio. Entra in merito la giustizia, cioè la perseveranza con cui lei è andata incontro al raggiungimento dell'amore di sé, porta le cose in equilibrio, porta a dare a lei tutto ciò che merita triplicato. Fondo mazzo, asso di spade, sorpresa inaspettata, imprevisto, competizione. Quindi sorpresa inaspettata con l'asso di spade, quindi ad avere il risultato di tutte le azioni di lei è praticamente la giustizia. Qui lui e lei avranno giustizia, qua si parlerà, si celebrerà, si chiuderanno situazioni che non servono più perché si è pronti ad andare verso un nuovo mondo. Fatto sta che l'asso di spade con la giustizia ci parla proprio del taglio netto di situazioni che non sono più conformi al cuore. Ora andiamo a mettere la giustizia, un'altra carta sulla giustizia, per favore. Un'altra carta sulla giustizia, per favore. Eccola qua. 3 di bastoni, inizio, impresa. Ok, la giustizia, cioè l'inizio finalmente di qualcosa di nuovo, conforme a 8 di denari anche qua. La voglia, il guadagno, cioè la voglia proprio di impegnarsi in qualcosa che abbia successo, un nuovo inizio laddove non ci sia una cosa concreta e vera da entrambe le parti. Allora, quello che sto vedendo in questa settimana, allora vi dico che questo, siccome io punto l'attenzione proprio laddove ci sono le carte più evolutive, questo 3 di spade sulla parte della sfera emotiva è qualcosa, a me arriva che molti di lui sentiranno questo più di lei, perché sappiamo che queste circostanze noi abbiamo già evoluto tanto karma all'interno di noi. È possibile che per alcune abbiano dei picchi di dolore, ve lo dico già in questa settimana, che sono dei picchi momentanei. Questi picchi momentanei servono all'apertura del cuore del cavaliere, all'apertura, alla comunicazione emotiva,
all'apertura del cuore che tu devi avere in questa settimana, perché altrimenti queste carte di splendore non mi escono, nemmeno queste. Quindi i ricordi felici, siccome avevamo un 6 di spade lì rispetto a una persona specifica, un 6, scusami, un 6 di coppe rispetto a una persona del cuore, del passato, i ricordi felici, ci può essere del dolore e in quel momento avviene uno switch di coscienza, come abbiamo visto, come vi ho detto nel preambolo del video. Quando arriva quel dolore lasciamo fluire le lacrime, perché appena fluiscono le lacrime la trasmutazione è già avvenuta, ok? E si ha la sensazione di essere sulla strada giusta. È chiaro, no? Cioè, le carte dobbiamo sempre leggerle in ottica evolutiva e sia la trasmutazione giusta. Va bene? Ok. Sfidare la gravità. La gravità. Che vuol dire, anche se noi leggiamo proprio gravità, cos'è la gravità? Anche la gravità di un problema. Qua si va a sfidare la gravità di un problema. Io ti sfido problema perché io ti supero. È chiaro? Ok. Perché il pensiero guidato dalla luce. Il pensiero guidato dalla luce. Quindi io qua vedo la manifestazione in questa settimana di, a livello intuitivo, proprio ci sarà la piena consapevolezza che si deve far risplendere i propri desideri del cuore, e nella manifestazione andiamo proprio a manifestare i nostri sogni che prima ritenevamo impossibili. Ok? Perché avevamo addosso un'egregore negativa di pensieri, abbiamo eliminato tanto karma, stiamo facendo fluire tanto dolore attraverso proprio l'energia densa che va via da noi, attraverso le lacrime, attraverso la consapevolezza. Di conseguenza noi in questa settimana sentiremo che un nuovo mondo non è che ha alle porte il nuovo mondo è in questa settimana. Ok? Seguiremo le sincronicità verso il nostro Dharma, cioè verso il nostro massimo successo e adempimento del nostro scopo di anima. Uniremo tutti i punti e vedremo che anche laddove un puntino poteva essere emesso, poteva essere giudicato da noi in modo sbagliato, vedremo la perfezione di quel puntino, vedremo la perfezione di quel pezzo del puzzle che era messo lì e pensavamo che non c'entrava niente, come può essere una persona specifica che stava con un'altra persona lì, e invece quel puntino serve. Quel puntino serviva. Cioè ci assumiamo la responsabilità di quello che la nostra anima ha chiesto per noi. Ok? Quindi io vedo qua una situazione di presa di consapevolezza straordinaria e meravigliosa. Quindi, tu stai riprendendo? Sì. Quindi, alla luce di questo, io adesso ci vado a mettere queste carte qui. Allora, ci vado a mettere queste carte qui e voglio vedere. Allora, rispetto alle fiamme, lui nei confronti di lei. Aspetta. Allora, rispetto alle fiamme gemelle, perché è consapevole di stare in un rapporto di fiamma. Lui nei confronti di lei. Rispetto al rapporto di fiamma. Eroismo, cavaliere di spade, ok? Che è uguale a questo. Questo compie un gesto eroico. Eroismo. E cosa fa questo eroismo nei suoi confronti di lei? Cosa fa? Trionfo, 3 di cuori. Trionfo, l'eroismo nel compiere qualcosa, un'azione che vuole vedere riconosciuto, che il 3 di cuori e il 3 di coppe, no? La celebrazione. Lui nei confronti di lei questa settimana. Giustizia anche qui. Allora lui compirà, per chi è in un rapporto di fiamma che lo sa. Tu mi dici, come si fa a sapere se sono in rapporto di fiamma? Ragazzi, dovete sentirlo voi. Vi metto tutti quei video sulla playlist Risvegliare la coscienza, anzi per le ragazze nuove invito a vederle, come se leggeste le istruzioni prima di vedere i video, ok? Questi video qui. Quindi chi si sente in rapporto di fiamma, cioè abbandonato attaccamento, controllo, eccetera, e ha lasciato fare a Dio quando arrivasse il momento giusto, e intanto vive la propria vita in abbondanza, godendo pienamente della vita così com'è, quello è il raggiungimento di fiamma. Quindi rispetto a chi sa di trovarsi in rapporto di fiamma, abbiamo un eroismo, un trionfo, la giustizia. Questo compirà un gesto eroico per avere o in questa settimana tutto ciò che è inerente a compiere un atto eroico, magari sta valutando la possibilità ancora, ok? Affinché si abbia un trionfo e si mettano le cose in equilibrio, a dare a lei ciò che merita, perché questo è il suo desiderio. Un'altra carta, lui nei suoi confronti, guarda un po', 2 di coppe, appunto, lui nei confronti di lei vuole la felicità, c'è amore, c'è felicità, la cosa più giusta è stare insieme a lei, fa un atto eroico o pensa alla possibilità di fare un atto eroico perché è pronto, di realizzare questo suo sogno, di seguire i segni che lo stanno portando da lei,
Molti di lei ricevono questo e si sentiranno in questa felicità, ok? Qua abbiamo un fondomazzo di affanno, due di fiori, rispetto, nonostante lui senta un grosso affanno che può essere proprio le preoccupazioni nel fare questa cosa, compie un gesto eroico per andare incontro a questo. Oppure sente ancora l'affanno, valuta che invece c'è la possibilità finalmente di farlo, l'affanno rispetto magari che non lo fa da tanto tempo, ok? Oppure che non si fa più da tanto tempo, un affanno nel farlo, abbiamo visto che avevamo il folle lì e quindi rischia di fare un gesto eroico o lo pensa di fare a seconda dei livelli di coscienza per anelare a questo. Ora, detto questo, qua alla nostra lei è richiesto di seguire il proprio intuito, di far risplendere quella parte più fragile di se stessa e fino a quel momento ha tenuto nascosta. Perché è richiesto questo? Perché in questo momento storico noi abbiamo la necessità impellente di manifestare la nostra totalità, la nostra onestà, la nostra unicità, di dirlo con consapevolezza, quindi comportarsi proprio come se si fosse davanti al proprio cuore. Ok? È richiesto questo. Ok. Adesso noi ci andiamo a mettere, vediamo un po'. Allora, tu stai riprendendo? Sì, io ci voglio mettere i consigli adesso dello sciamano, eccoli qua. Anzi, ci metto prima questo. Allora, queste carte valgono anche se sei uomo e sei consapevole di stare in una relazione di fiamma ed è una lei che vuole fare un gesto eroico, ok? Ok. Allora, adesso vediamo il nostro lui specifico, ecco qua, guarda, voleva saltare, stavo dicendo il nostro lui specifico cosa vuole da lei? Il perdono. Il perdono vuole da lei, ok. Il nostro lui specifico cosa pensa di lei? Cosa pensa della sua fiamma? Il nostro lui specifico cosa pensa della sua fiamma? Pensa di avere il perdono su ciò che i segreti, ragazze mie, pensa che sia lei può detenere dei segreti e sia lui deve svelare dei segreti. Ok? Il perdono da quei segreti che non sono stati rivelati oppure di cui si è sentito l'ombra e vuole questo perdono. Ancora lui cosa pensa di lei? Cosa pensa di lei? Gli schemi. Allora, questa carta ci dice che qua bisogna abbandonare gli schemi. Lui vuole che lei abbandoni gli schemi. Gli schemi che hanno potuto generare i vecchi schemi, ragazzi, come abbiamo detto nel preambolo del video, i concetti chiave, no, della vecchia dimensione che sono avidità, desiderio di potere, vanità, orgoglio, tutto quell'ego lì. Il perdono rispetto a mantenere determinati schemi che portano a non dire quei segreti che si hanno dentro, che portano semplicemente a mascherare la nostra verità interiore. Quindi pulizia dagli schemi. E cosa prova lui per lei? Cosa prova lui per lei? La bellezza. La vede come proprio la pura bellezza. Numero 6, di riportare all'ordine e all'equilibrio tutto questo. Un'altra carta. Poi sotto c'è la rivelazione, ti rivelerà tutto questo, rivelazione di segreti, di schemi che non funzionano più, il perdono, la bellezza. Ok, ancora cosa prova lui per lei? La generosità. Allora, lui sente che lei ha proprio la bellezza della generosità, è proprio madre terra, come fosse madre terra, sente che lei è generosa, che è buona, che è tutto ciò che desidera, ecco perché la giustizia, ok? Ok, adesso andiamo a metterci le carte qui su come l'adempimento in questa settimana rispetto alle nostre attitudini. Allora, qual è il consiglio dello sciamano per noi in questa settimana? Il consiglio. Il guerriero luminoso, ragazzi, dobbiamo mettere luce laddove prima vegliava l'oscurità, dentro e fuori di noi. Il guerriero luminoso chi è? Il guerriero luminoso è colui che ha capito che tutti gli schemi che ha proiettato fuori e le ombre erano al suo interno, va bene? Erano al suo interno. Il guerriero luminoso sa che la realtà interna la realtà esterna è la proiezione della realtà interna. Il guerriero luminoso rispetto alle attitudini che noi dobbiamo utilizzare in questa settimana è mettere in luce tutto ciò che ancora vediamo come buio. Il guerriero luminoso ti dice: sì, la luce.
Sii il faro che illumina ogni zona d'ombra, sii te stessa, sii autentico, sii luminoso, sei un guerriero che porta la luce laddove era calata l'oscurità, perché la tua luce è generata dall'interno, tu brilli di luce propria, non di luce riflessa. Brilla, brilla, ok? Brilla, ti dice il guerriero luminoso. Ok, adesso che dobbiamo metterci ancora? Che dobbiamo metterci? Vediamo se ci mettiamo una carta consiglio delle fate. Allora, cosa ci suggerite affinché possiamo sempre di più andare a mettere in luce ed essere sempre più nella nostra autenticità, le nostre amate fate? Guarda un po'. Il tuo desiderio sta per realizzarsi, devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo in tuo favore. Non ci hanno dato un consiglio, ma ci hanno dato un'esortazione, quindi il tuo desiderio sta per realizzarsi. Ok? Segni e sincronicità. Potete vedere tanta roba di questo tipo in questa settimana, ok? Quindi ragazze mie, io spero di avervi detto tutto. È meravigliosa anche questa stesa, il tuo desiderio si realizza. Quindi, di qualsiasi natura sia questo desiderio, io in questa stesa ci vedo tanta benedizione rispetto a qualsiasi impresa, ragazze mie, perché qua abbiamo Yin e Yang che coesistono all'interno di noi anche nella manifestazione dei nostri progetti lavorativi, nei nostri desideri più grandi, soprattutto per quanto riguarda le unioni di fiamma. Le fiamme si riuniscono quando entrambi hanno trovato un loro centro dentro se stessi e non hanno bisogno più l'una dell'altra e iniziano a produrre anche abbondanza sul piano lavorativo, cioè si sentono appagati e completi in se stessi perché hanno riunito la fiamma all'interno di loro e quindi si può manifestare all'esterno se è il volere della loro anima. Quindi il tuo desiderio si sta realizzando, di qualsiasi natura sia. Io ragazze mie, veramente qualcosa di meraviglioso, spero di esservi stata utile, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!